sono in partenza per il Sudafrica. Devo far stare tutte queste cose qua in quella valigia lì. Il gioco è fatto. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Sono arrivato ieri in Sudafrica dopo un viaggio di 15 ore, è stato abbastanza devastante. Appena arrivati, naturalmente Scott ci ha dato la possibilità di andare a fare un piccolo giro. Quindi questa mattina ci siamo alzati, colazione internazionale, abbiamo potuto mangiare tutto, soprattutto la frutta. Ragazzi, la frutta è buonissima qua, è una cosa completamente diversa da quello cui siamo abituati, proprio a un gusto diverso. Adesso andiamo a prendere la bici per andare a fare il primo giro su quelli che sono i sentieri della Cape Epic qui a Lawrence Ford. Eccoci qua, questo è tutto il gruppone, andiamo a recuperare la nostra biciclettina. Mone. In questo momento la cosa più difficile è ricordarmi il numero della mia bicicletta. Fortunatamente ci sono i nomi su tutto, quindi andiamo a vedere se trovo la mia bicicletta. Non è cos'è? Eccola qua, trovata. Quindi questa è la bicicletta che userò oggi, che è la Spark, o muscolare come la Spark, oppure in questo caso l'elettrica come quella che sta usando Gabriele. E queste sono le due opzioni di biciclette che si possono utilizzare qui in Sudafrica. Naturalmente, essendo i partecipanti molto vari, con anche delle capacità in bici molto varie, non è che si fa un gruppo solo e si va tutti insieme, ma vengono creati 5 gruppi, un gruppo molto veloce, un gruppo intermedio, 2 gruppi un po' più rilassati e l'ultimo gruppo che è quello super tranquillo, che dove invece per esempio oggi non si vanno a fare single track ma si vanno a fare solo strade larghe. Good morning everybody. We're going to have 4 groups today, so welcome to your first riding. Lui lo possiamo vedere tranquillamente, sicuramente andrà a fare il giro quello più tranquillo, neanche un single track. Cosa vi aspettate da oggi? Tanta pioggia. Mi sa che non è proprio il caso, perché il tempo fa un caldo assurdo, incredibile per chi arriva dall'Italia. Ormai abituati col lungo, qua tutti col super corto. Il bello di Instagram. Il bello di Instagram, signori. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Ragazzi, prima volta in assoluto nella mia vita che pedalo sui sentieri della Cape Epic. È tipo super emozionante, perché sono quelle cose che capitano di fare veramente pochissime volte nella vita. Roby invece la Cape, la corsa. Lui è più esperto per l'occasione perché è stato qua più anni, ma io l'ho corso l'anno scorso ed è bellissimo. E quindi via, il terreno è questo. Sembra scorrevole ma non è così scorrevole. E qui ragazzi già stanno dando un po' fuoco alle polveri. Always another day, hey, and you don't have to hide away, yeah. You'll be a my boy, but for now it's time to run, it's time to run. Questo è il water point, quindi a metà della ride abbiamo tutto un posto dove fermarci a prendere da bere, perché fa veramente caldo, da mangiare, quindi veramente top. Loro sono i nostri angeli custodi.
secondo giorno di riding qui in Sudafrica con Scott Travel. Oggi ci spostiamo, non partiamo da qua direttamente in bicicletta, quindi prendiamo un bel bus per andare fino a Paarl, o spero si pronunci così. Come ho detto prima, ci siamo spostati in una zona completamente diversa rispetto a quella di ieri, Lawrenceford. Qui siamo in mezzo ai vigneti, nella pura produzione di vino sudafricano. Oggi andremo a fare un secondo giro, dopodiché potremo fare il bagno in una pozza naturale e poi faremo l'esperienza del braai, che sostanzialmente è la grigliata tipica, il barbecue tipico sudafricano. Good morning, I hope you had a good evening. Roberto, Yeah. happy birthday. E questo è anche un po' il setup di quello che è Scott Travel, quindi si arriva, ci sono i meccanici, c'è il punto dove poter prendere a mangiare e le biciclette che ognuno va a utilizzare. Noi oggi utilizzeremo ancora la Spark AXS. La cosa più importante però per un italiano prima di andare a fare un giro è il caffè espresso. Waterpoint numero 1. Waterpoint numero 1. Com'è andata? Bene, molto bene, siamo molto contenti e soddisfatti. Qua è vita vera, qua è pura vita. Metà dell'escursione, quindi Waterpoint, abbiamo mangiato e tutto, ci riprendiamo, adesso scenderemo giù da lì, risaliremo e poi avremo quello che loro chiamano Flow Trail, che forse è ancora meglio di quello che abbiamo appena fatto, quindi oggi veramente pure fun. Come ogni buon viaggio che si rispetti, momento foto, anche perché qui terra rossa con i vigneti è puro Sudafrica, quindi momento foto. Abbiamo fatto un trail in discesa fighissimo, super flow, spondato, super veloce, tutto tranquillo, ci siamo divertiti veramente un mondo. Abbiamo fatto il trainino italiani, in quarto abbiamo lasciato andare i freni, gas aperto e via, super divertente. La cosa bella in questi viaggi è anche di imparare a conoscere i propri compagni di viaggio, gente con cui magari non siamo andati in bici, invece ci si trova veramente alla grande, si trova il giusto ritmo, si trova la giusta sintonia per andare a pedalare insieme e divertirsi alla grandissima. Anche questo è bello di andare a fare un viaggio dove si pedala con gente che non si conosce. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is Direi un'ottima conclusione di giornata. Ci sta. Run, boy, run. Break out from society. Always another day, hey, and you don't have to hide away, yeah. You'll be my boy, but for now it's time to run, it's time to run. Siamo al terzo giorno di riding qui in Sudafrica con Scott Travel. Siamo spostati un'altra volta, siamo a Murati. Anche questo era stato il teatro di una tappa della Cape Epic. Abbiamo cambiato biciclette, siamo sulla Patron, cambiato anche gruppo, abbiamo nuovi compagni di uscita. Vedremo un po' come andrà oggi. Oggi dicono 2 giri, il primo un po' più facile, un po' più tranquillo, il secondo tecnico e sicuramente divertente.
Ok, qui invece siamo a Simonsberg, quindi che è all'interno di quello che è il Murati Wine Estate, quindi una grande farm di un'azienda vinicola, e qua ci siamo fermati per fare una piccola sosta. Oggi è sempre la stessa cosa, sentieri tenuti super bene, super curati, super manutenuti, e anche qui per accedere si paga un piccolo fee annuale oppure un pass giornaliero. Qui in questo caso addirittura c'è proprio un piccolo shop. Intanto è arrivato anche il primo gruppo di oggi, qua i ragazzi che pedalano. Questo è veramente uno dei posti più bello, fighissimi, veramente veramente bello. Un ufficio. E questo è veramente quell'ambiente dove dici chi fa vino vive in questa situazione super classy, manca solamente un po' di sigaro, un buon bicchiere di vino e poi si può lavorare qua tutto il giorno, veramente super super bello. This ride is a journey to run, boy, run. The secret inside of you, run, boy, run. This race is a prophecy, run, boy, run. And disappear in your tree. Anche qua tutti i sentieri sono perfettamente segnalati con una segnaletica super chiara. E qua. E anche quelli per chi va a piedi, quindi perché qui non solo è un posto per andare in bici ma anche per il trail running, ci sono tutti dei percorsi per il trail running. Comunque panorami ce ne sono veramente a non finire. Always another day, and you don't have to hide away, you'll be a man, boy, but for now it's time to run, it's time to run. Tomorrow is another. Perché la bicicletta è importante, ma è importante soprattutto il vino qua, tanto vino. Diciamo che Scott Travel è la sintesi perfetta per fare incontrare mondi diversi. Quarto giorno di riding e sesto giorno qui in Sudafrica. Ammetto che inizio a essere un po' stanco, perché comunque qua si va in bici tutti i giorni, la sera si fa abbastanza festa, quindi si va a letto abbastanza tardi. Il Sudafrica ha degli orari strani per noi perché ci si sveglia presto, si mangia prestissimo perché si mangia alle 6 di sera. È una vacanza impegnativa dal punto di vista fisico, dal punto di vista delle occhiaie, ma ci stiamo super divertendo. Oggi è un giorno un po' più di riposo per quanto riguarda il riding, nel senso che gireremo qui a Lawrenceford come il primo giorno su questi sentieri e poi nel pomeriggio andremo a fare una piccola visita guidata, quindi possiamo dire un giorno quasi di riposo.
Birra! Birra! Domenica, ultimissimo giorno di riding qui in Sudafrica. È stata un'esperienza super, non vedo l'ora di andare a scoprire ancora dei sentieri e poi andiamo a fare l'ultima festa e domani si riparte, si ritorna a casa. Yo! Oggi ragazzi siamo col gruppo dei migliori. Andiamo giro super rilassato, andiamo con i ragazzi del gruppo 3, quindi quello meno cattivo con le bike. Sicuramente per l'ultimo giorno è la scelta corretta, perché comunque iniziamo a sentire le 800 bottiglie di vino tutte sulle gambe e quindi abbiamo deciso di fare un giro un po' più rilassato. Di sicuro una delle cose che si portano a casa è questo panorama che ogni mattina lo vediamo ed è ogni volta più bello. Cose belle di Scott Travel secondo me è anche riuscire a dare la possibilità a tutti i livelli di ciclista di divertirsi, ovvero i giri sono appunto divisi in diversi gruppi in modo da e su diversi percorsi, perché se fosse lo stesso percorso solo a velocità diverse non sarebbe la stessa cosa, perché naturalmente magari chi non va in bici spesso non ha quelle capacità tecniche per portare per esempio dei single tap, oppure per esempio qui i tracciati sono molto sfondati, molto curati, molto lavorati, cosa che magari chi è poco abituato ad andare in mountain bike in Italia non fa, perché magari fa dei sentieri più classici nei boschi, quindi cose dove non esiste una sponda, e trovarsi una sponda di 1 metro non è certo facile, quindi proprio per questo Scott va a dividere in gruppi per dare la possibilità a tutti di divertirsi. Posto della Madonna, veramente senza panorami in Sudafrica, guarda qua. Quella è Gordons Bay e questo è Besser Strand, se non sbaglio. Veramente bello. Ci si è arrivati per tutta quella strada lì, super pedalabile, super bella, facilissima, adatta per tutti i gruppi, quindi ecco qua secondo me ci si può assaggiare quello che è il Sudafrica, perché è un posto che ricorda tanti posti dell'Europa, però è qualcosa che tutto assieme crea un unicum super particolare, che secondo me si sente proprio la differenza tra qua e i nostri posti in Europa. Bellissimo. A casa. Niente, basta, questo era l'ultimo giro qui in Sudafrica. Purtroppo è finito, domani si ritorna, abbiamo ancora una cena tutti insieme, giusto per andare a ricordare questi 7 giorni magnifici in Sudafrica, dove il tempo è stato l'ideale, perché qui inizia l'estate, fa caldo ma non è così caldo, tanto il primo giorno dove faceva tipo una quarantina di gradi. Ma mettiamo via per l'ultima volta la nostra Scott Patron, la salutiamo e speriamo di ritrovarci con Scott Travel in un'altra avventura. Ma prima di finire andiamo a fare una cosa molto importante, un ricordo che ci rimarrà attaccato di questa avventura per un sacco di tempo. Andiamo a staccare il nostro nome. Per concludere veramente alla grande questo South Africa trip con Scott Travel, ci hanno portato in uno dei luoghi con la vista più bella del Sudafrica e non possiamo dargli torto, perché oltre a queste montagne che vedete qui, che vanno a chiudere come un anfiteatro questa vallata,
poi si sposta la visuale ed ecco che si apre l'oceano e tutta quella che è Gordons Bay. Là c'è Sir Lowry's Pass, quindi che porta dall'altra parte della zona di Hermanus, che ci hanno detto la zona di Hermanus essere molto più simile a quello che è l'entroterra svizzero, quindi cambia completamente ancora il terreno, cambia completamente, totalmente, e diventa un'altra cosa, perché il Sudafrica è fatto anche di questo, di continui cambiamenti di terreno e continui cambiamenti di quello che è l'ambiente. Qua secondo me è quello che può essere racchiuso più, e questa è l'azienda vinicola che ci ospita stasera, grandissima classe, bellissima veramente. Scott Travel, quello che è capace di fare, che ci ha regalato in questa settimana, è stato quello di portarci a scoprire non solo i sentieri più belli della Western Cape del Sudafrica, quelli dove si svolge la Cape Epic, e qui su questo prato proprio c'era un water point della Cape Epic 2022, ma ci ha portato anche a scoprire tante cose belle, bellissime del Sudafrica, a partire dalle sue vigne, dai suoi vigneti, dalle sue cantine vinicole, alla scoperta degli animali. Abbiamo visto pinguini, ghepardi e tutto quello che ci si aspetta da un viaggio in Africa. Quindi credo che non ci sia posto migliore per andare a concludere questo mio video, per andare a concludere questo racconto di una settimana in Sudafrica con Scott Travel. Ricordiamo che il Sudafrica è solo una delle tante destinazioni che Scott Travel ha in calendario per chi ama il viaggio e per chi ama il viaggio unito al mondo della mountain bike. Ma come al solito vi lascio da qui, dal Sudafrica, con i 3 consigli finali, ovvero mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso e soprattutto gas aperto. Alla prossima, come sempre. È il triste momento della ripartenza, sono in maglietta e pantaloncini, ma so bene che quando rientrerò in Italia mi aspetterà l'inverno pieno. La cosa bellissima di essere venuto in Sudafrica è proprio questa, che ho aggiunto una settimana alla mia estate, e quindi questo è già una buona cosa. Pensate, aggiungere una settimana di estate al vostro anno non è proprio da poco, anzi